Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi andremo a vedere come realizzare un segnalibro in legno pirografato, ma prima di iniziare, sigla! Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Iron e oggi, come vi dicevo, andremo a vedere come realizzare un segnalibro in legno. Prima di iniziare con il tutorial volevo dirvi di rimanere e continuare a guardare tutto quanto il video, se non la smette il mio vicino di casa lo uccide. Vedrete un omicidio in diretta. Dicevo che prima di iniziare il tutorial vi chiederei gentilmente di rimanere fino alla fine di questo video, perché poi alla fine vi dirò alcune novità che apporterò sul mio canale. Ma ritorniamo a noi, al nostro tutorial. Che cosa serve? Serve un multistrato di pioppo 3 mm e serve praticamente la sagoma di quello che poi sarà il nostro segnalibro. Io la sagoma me la sono disegnata utilizzando Illustrator e poi me la sono riportata sul mio multistrato e ho tagliato, diciamo, la sagoma con il traforo e semplicemente ho lisciato il tutto con la carta vetrata. Bene, una volta che abbiamo praticamente la nostra sagoma, a questo punto non ci resta altro che disegnare il nostro soggetto che io non disegno mai direttamente sul legno, ma faccio diversi tentativi, diverse prove prima a computer, in modo tale da poter scegliere poi quello che a me piace di più. Una volta che praticamente abbiamo disegnato il nostro soggetto, io ho scelto, come avete visto, un coniglio, perché è proprio la mia anima e io ho l'anima da coniglio, cioè sono molto forte e molto coraggiosa, soprattutto coraggiosa. Una volta che abbiamo disegnato il nostro soggetto non ci resta altro che pirografarlo. Dopo il disegno e dopo la pirografia, il passaggio successivo è proprio quello di colorarlo. Io utilizzo i pastelli acquerellabili della Faber-Castell, in particolare utilizzo due tipi di pastelli. Il pastello, diciamo, quello che si chiama Art Grip Aquarelle della Faber-Castell, e poi, diciamo, i pastelli acquerellabili tradizionali. Spezzo una lancia a favore dell'Art Grip, perché l'Art Grip ha dei colori un pochino più brillanti, un pochino più aggrappanti, un pochino più belli, insomma. Però anche la Faber-Castell tradizionale, diciamo standard, quella nella classica scatolina rossa, tanto per intenderci, diciamo che combatte, diciamo, egregiamente e che fa il lavoro, diciamo, in maniera soddisfacente. Un altro aggettivo? Non mi viene in mente nient'altro. Una volta che avete fatto tutto questo, l'unica cosa che vi rimane da fare è quella di colorare la parte retrostante e i bordi. Io di solito scelgo un colore tendente al marrone scuro, talmente scuro che in alcuni casi sembra il nero. Voi potete scegliere quello che volete. Nel video che segue vi farò vedere come creo il mio colore e anche un pochino come coloro, vabbè, ma in quello non penso che ci sia una grande difficoltà, basta prendere un pennello e iniziare a spennellare. Quando avete finito tutto e quindi il vostro segnalibro è bellissimo e pronto, ricordatevi sempre di proteggerlo, di mettere comunque il turapori, di mettere il protettivo a finitura opaca, a finitura lucida, comunque di proteggerlo. A questo punto comunque il lavoro non finisce qui, perché come avete visto c'è un piccolo forellino nella parte superiore e questo forellino, diciamo, che servirà per far passare una corda a cui andremo a attaccare un piccolo cuoricino in legno. Oggi sono romanticissima.
E per fare questo praticamente ho preso un piccolo tronco in legno e ne ho tagliato solamente una fettina più o meno dell'altezza di 1 centimetro, su cui sono andata a disegnare un cuoricino. Ho disegnato sia il cuoricino su un lato sia il cuoricino sull'altro lato e poi ho pirografato i due cuoricini e li ho colorati. Una volta che quindi il vostro cuoricino è bello che pronto e il vostro segnalibro è bello che pronto, non vi resta che unire il segnalibro con il cuoricino. Ma per fare questo serve una cosa particolare che adesso vi faccio vedere. Servono delle viti ad anello che trovate in qualsiasi, penso, supermercato hobbistico del fai da te, ma penso anche dal cinese. Io ho trovato queste viti praticamente ad anello, purtroppo sono di colore oro, però vabbè, era molto meglio se l'avessi trovata di colore argento, ma c'è un detto che dice chi si accontenta gode e io diciamo mi sono accontentata. Per inserire diciamo queste viti ad anello ho utilizzato un punteruolo. Attraverso il punteruolo diciamo che ho fatto il buco in cui praticamente ho inserito questa vite e mi sono aiutata anche con una pinza perché a un certo punto non ho la forza necessaria per girarlo. Come ultimo video, e quindi ormai diciamo che abbiamo finito tutta la carrellata dei nostri video, non ci resta che attaccare diciamo la nostra corda. Come sempre io ho utilizzato una corda che ho comprato, una sorta di spago diciamo un pochino più morbido, che vi ho fatto vedere già in altri video, che ho comprato dal cinese, che ho pagato veramente una stupidata. Io ve lo consiglio. Finalmente il nostro video è finito, finalmente per voi perché non vi tormenterò più. Il risultato finale l'avete già visto nel video, ma ve lo voglio far rivedere. Questo praticamente è il nostro segnalibro, qui abbiamo il nostro cuoricino e questo praticamente... Spero che questo lavoro vi sia piaciuto e adesso passiamo alle novità. Ovviamente, come avete già visto in questo video già c'è una novità, nel senso che la modalità di fare video sta leggermente cambiando, ma successivamente cambierà ulteriormente. Infatti sto costruendo un supporto per la telecamera in modo tale da riprendere effettivamente dall'alto. Questo è quello che sto facendo, più questo. In più praticamente in un futuro futuroso mi arriverà anche il microfono per diciamo non registrare come sto facendo adesso, perché in questo momento registro direttamente parlando alla telecamera senza microfono, se non il microfono interno della telecamera. Quindi mi arriverà questo microfono che ho già acquistato, quindi piano piano sto cercando di apportare delle migliorie al canale. Spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre lasciate un commento, lasciate un bel pollicione in su, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi e al prossimo video, ciao!